Inter contro Bologna, le ultime sugli infortunati, le probabili formazioni e la presentazione tattica di una partita molto delicata dopo le fatiche di Champions League contro uno degli avversari che, per i motivi che andiamo ad analizzare in questo episodio di oggi, è uno di quegli avversari, una di quelle squadre che meno di tutti dobbiamo permetterci di sottovalutare. Adesso ve lo spiego. Nonostante però va detto ovviamente che alcune notizie delle ultime ore, soprattutto dalla sponda Bologna, ci danno vari motivi per poter essere fiduciosi, mettiamola in questa chiave qua. Ne parliamo comunque in maniera approfondita in questo nostro episodio di oggi, un format di presentazione della partita che state molto apprezzando, in questo format compresso, meno lungo. E allora, ben ritrovati amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio. Vi chiedo subito un mi piace e iscrizione al canale se non lo avete ancora fatto. Clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e potete partecipare alla nostra live reaction di Inter Bologna. Si gioca sabato 7 ottobre alle ore 15, noi saremo in diretta dalle 13:45 per commentarla insieme e vi aspettiamo. Oggi però siamo alla vigilia e quindi facciamo un punto con le notizie più importanti partendo da casa Inter, partendo in particolar modo dall'infermeria, ovvero dagli infortuni e soprattutto dai recuperi, perché di fatto possiamo considerare fuori o comunque ancora distante dal recupero soltanto Marko Arnautovic. Lo sappiamo, dovremo attendere probabilmente dopo la prossima sosta di novembre. Quadrado invece è recuperato, è utilizzabile. Nonostante questo, buona notizia, non risponderà alla convocazione della nazionale, o meglio non parteciperà alla spedizione della nazionale colombiana, e questo, come dicevo, è una grande notizia perché l'Inter evita ad un suo tesserato un grande lungo viaggio transoceanico, un giocatore che ha avuto dei problemi e quindi potrà invece durante questa sosta lavorare bene e farsi trovare tirato a lucido dopo la sosta. Questo a differenza invece, come sottolineavo, di altri 14 o forse addirittura 15 calciatori della squadra di Inzaghi che partiranno con le rispettive nazionali. L'Inter è la squadra in Serie A con il maggior numero di giocatori convocati dalle proprie nazionali e tendenzialmente sono anche quelli che fanno molto più minutaggio rispetto agli altri, quindi vengono convocati e giocano anche tanto. Questo è un problema. Da Thuram a Pavard, Dumfries, Barella, purtroppo devo dire anche Alexis Sanchez che andrà con il Cile e poi tutti gli altri. Il 15° nome con il punto di domanda da mettere è Davide Frattesi e vi spiego perché. Frattesi e Sensi nelle ultime ore hanno dato segnali positivi per il recupero dopo aver saltato le ultime gare e nel momento in cui registro non abbiamo ancora delle informazioni ufficiali, ma entrambi potrebbero recuperare ed essere a disposizione di Inzaghi per Inter Bologna. Più Frattesi di Sensi, ma entrambi comunque sono sulla buona strada. A questo punto, quindi, per Frattesi in modo particolare, potrebbe scattare anche la, diciamo, normale convocazione con l'Italia dopo aver saltato le ultime partite con l'Inter, quindi tornerebbe subito a disposizione e potrebbe mettersi a disposizione anche del CT azzurro Spalletti. Dal punto di vista dell'Inter, diciamo, sarebbe da un lato un po' un peccato perché è un giocatore che appena rientrato dall'infortunio torna a disposizione subito per la nazionale, aggiunge delle fatiche ulteriori. Però ecco, l'Italia affronterà Malta e Inghilterra e magari potranno essere due gare per rimettere minutaggio nelle gambe, per mettersi anche in vetrina, considerando che l'altra volta dalla nazionale Frattesi è tornato comunque molto carico, per cui speriamo bene. Per quanto riguarda la probabile formazione, ci sono ancora vari dubbi da sciogliere per quanto riguarda l'Inter. Inzaghi potrebbe fare ancora qualche rotazione, ma non eccessiva da quello che sta filtrando. Quindi davanti a Sommer in difesa, Pavard potrebbe essersi preso finalmente il posto in maniera definitiva o quasi, e secondo me è giusto così. De Vrij potrebbe scavalcare un pochino Acerbi e tra poco ne parliamo anche dal punto di vista tattico. Bastoni a sinistra si conferma. Ballottaggio con Darmiano Dumfries sulla corsia. Barella, Cianoglu, Mkhitaryan al centro dovrebbero essere confermati in blocco con Di Marco o Carlos Augusto sulla fascia sinistra. In attacco Lautaro Martinez abbastanza scontato, Sanchez e Thuram si stanno giocando in questo momento la maglia e Thuram e Çalhanoğlu stanno bene, sono usciti con qualche piccolo fastidio dall'ultima gara, ma niente di preoccupante, quindi sono arruolabili, quindi potrebbero esserci, ecco, qualche dubbio su di loro e magari potrebbero essere previste delle rotazioni a gare in corso. Comunque al momento Çalha dovrebbe partire titolare, Thuram in ballottaggio. Dall'altra parte veniamo invece al Bologna, quindi al tipo di partita che ci aspetta e come l'Inter può vincere questa gara.
Attenzione a questo Bologna perché è una squadra secondo me molto interessante, con tanti giocatori importanti, con delle ambizioni di un certo spessore e un'identità di gioco sempre più definita grazie al lavoro di un ottimo allenatore come Thiago Motta. Al momento il Bologna è ottavo, 10 punti conquistati e una particolarità da segnalare perché è vero che l'Inter ha la miglior difesa dei top 5 campionati europei con soltanto 3 gol subiti, ma subito dopo l'Inter, insieme al Nice in Francia di Farioli, c'è proprio il Bologna che ne ha subiti soltanto 4. Quindi attenzione ad un Bologna molto bravo e attento difensivamente. Dall'altro lato, però, ha subito solo 4 gol, ma ne ha segnati soltanto 6, di cui 3 in realtà sono arrivati tutti da Orsolini pochi giorni fa nella gara tra Bologna ed Empoli. Quindi un primo dato, è una squadra che gioca bene, compatta, ha una buona fase difensiva e nonostante una buona produzione offensiva ha qualche problema in zona gol. Analizziamo questi aspetti in maniera ancora un pochino più approfondita. Dal punto di vista offensivo, quindi di quello che dobbiamo aspettarci come Bologna che verrà ad attaccarci, una squadra che con il 4-2-3-1 gioca molto sulla velocità del giro palla, cerca di far ristagnare il meno possibile il possesso palla, è terza in Serie A questa squadra per passaggi corti a partita, dietro a Napoli e Lazio. Il peso offensivo limitato, secondo me, è dovuto anche a quel passaggio che c'è stato da Arnautovic, che oggi è all'Inter, a Zirkzee, un talento molto interessante, che ha portato delle novità importanti, perché entrambi sono giocatori molto alti e forti fisicamente, ma con degli stili di gioco molto diversi, perché Zirkzee è un giocatore più orientato a questa leggerezza del Bologna di Thiago Motta, mettiamola in questa chiave qui, è un giocatore che lavora molto con il movimento e palla al piede per aprire dei varchi per i compagni, quindi la marcatura di De Vrij, lo citavo prima, dovrà essere molto attenta. Se giocherà De Vrij dovrà essere molto attento nelle letture dei movimenti e farsi attrarre il giusto, comunque prestare attenzione poi anche allo spazio che si genera per gli inserimenti che dovranno essere seguiti dalle nostre mezze ali soprattutto e non solo. È una squadra poi quella del Bologna che cerca spesso anche l'uno contro uno, soprattutto sugli esterni e in particolare due giocatori come Ndoye e Carlson sono molto brillanti e pericolosi in questo senso, oltre ovviamente a non sottovalutare secondo me Orsolini che per il mio parere è il calciatore dotato di maggior talento nella squadra di Thiago Motta, anche se Thiago Motta fatica ancora a farlo decollare. Vediamo se quella tripletta con l'Empoli ha fatto scantare la scintilla definitiva oppure no. In ogni caso, il lato destro del Bologna è quello dove la formazione emiliana attacca di più, quindi i nostri bastoni Di Marco e Mkhitaryan, quel triangolo lì sarà chiamato ad una prova molto importante in fase difensiva. Dall'altro lato andiamo ad attaccare il Bologna dal punto di vista difensivo, come dicevo, una squadra molto ben organizzata, che ha anche un buon portiere che sta facendo bene, e è una squadra che già l'anno scorso pressava molto e riaggrediva tantissimo, era secondo per riaggressioni soltanto dietro al Milan, quindi come stile di gioco possiamo vederci qualcosa di simile. Quest'anno il Bologna sta proseguendo sulla stessa linea con un pressing molto uomo su uomo, ma attenzione perché contro l'Inter questo pressing uomo su uomo può andare un po' in difficoltà se l'Inter sarà brava a gestire bene gli scambi e i movimenti in fase di costruzione. Sappiamo molto bene quel movimento che spesso fa anche Acerbi, che passa il pallone e poi si butta in avanti, si fa seguire dall'avversario e genera uno spazio vuoto per far partire l'azione. Se l'Inter sarà brava a far questo, il sistema di pressing uomo su uomo del Bologna può andare in difficoltà. La formazione, come dicevo, consueto 4-2-3-1, ma c'è una buona notizia per l'Inter. Purtroppo, ecco, bisogna gioire delle sfortune degli avversari, ma è un po' così, perché al Bologna di fatto manca praticamente la difesa titolare, o comunque ha tanti problemi di infortuni proprio in difesa, visto che sono fuori Sumaoro, Lukumi, Christiansen e soprattutto Posch. Quindi davanti a Skorupski dovrebbero giocare De Silvestri a destra, attenti al suo inserimento. De Silvestri io me lo ricordo sempre molto pericoloso, tra l'altro contro l'Inter. Beukema, Calafiori e Lico Giannis. Lico Giannis ha un gran tiro dalla distanza e va tenuto sotto osservazione con le sue sgroppate col sinistro. Centrocampo in mezzo dovrebbero esserci Ebischer e Freuler. Sulla tre quarti i pericoli maggiori, soprattutto come sappiamo il nostro 3-5-2 contro un 4-2-3-1, se quei tre trequartisti fanno un buon pressing sui nostri costruttori
ci crea qualche difficoltà, quindi occhio a Orsolini sulla destra, che può rientrare con il suo mancino, Ferguson sulla tre quarti, Ndoye che dovrebbe giocare probabilmente a sinistra e Zirkzee a fare la prima punta. Per cui oltre ai nomi che vi ho citato, Ndoye è molto abile nell'uno contro uno, anche se gli sta mancando ancora un po' di finalizzazione. Lo stesso dicasi per Zirkzee, che come vi dicevo è molto bravo nei movimenti e nel gestire i palloni per favorire gli inserimenti degli avversari. Orsolini però credo sia il pericolo numero uno, anche per la sua abilità e per il suo grande tiro, il senso della posizione e la fisicità che ci mette. Quindi le chiavi per vincere questa partita secondo me saranno simili a quelle col Benfica, probabilmente, nel senso che la precisione in fase di costruzione, come dicevo, sarà davvero fondamentale. Per questo motivo, tra l'altro, penso anche che se l'Inter sarà brava a liberarsi da questo pressing e far partire l'azione in campo aperto, sarebbe una partita probabilmente perfetta per Thuram, che potrebbe approfittarne. Se non dovesse giocare lui, per me almeno uno tra Dumfries e Carlos Augusto dovrebbero essere schierati sulle fasce. Soprattutto immagino Dumfries che è già molto abituato, lo sta facendo molto bene, quel movimento ad andare ad occupare la casella in attacco. Molto spesso quando gli attaccanti tornano un pochino indietro a manovrare, soprattutto Lautaro e probabilmente anche Sanchez dovesse giocare lui, quindi sulla tre quarti a fare questo movimento per attirare fuori i difensori, abbiamo visto spesso Dumfries andare a fare il giocatore più offensivo, per cui sarà una chiave interessante. Molto importante poi sarà anche la precisione nel cambio campo, perché comunque contro questo tipo di 4-2-3-1 del Bologna c'è dello spazio da prendersi, da andare a prendere sulle fasce e facendo muovere la difesa è lì che possiamo colpire bene, con poi gli inserimenti in area di rigore, tutte cose che sono secondo me nel pieno potenziale di questa Inter. Quindi fiducia per chiudere bene prima della sosta con la spinta di San Siro che continua a registrare record su record di spettatori, guai però a sottovalutare una squadra di grande ordine, di spessore tattico, con un buon portiere che può facilmente poi anche far scivolare la partita su dei binari delicati, quindi servirà anche della pazienza nel caso in cui non si riuscisse a sbloccare, della pazienza anche nel lasciare in alcuni momenti il possesso del pallone alla squadra avversaria, ovviamente a questo Bologna. Quindi fatemi sapere che tipo di partita vi aspettate voi. Nei commenti vi chiedo di scrivere anche la formazione che avreste schierato voi. Qual è la probabile formazione, anzi, qual è la formazione che voi schierereste per questo Inter Bologna? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Vi invito a fare un salto su passioneinter.club per vivere Inter Bologna insieme alla community degli interisti da tutto il mondo del club di Passione Inter. Vi saluto lasciando anche un approfondimento da recuperare per chi ci ascolta in podcast, lo trovate nei link in descrizione, per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.